Immaginate una capra, ma una capra che non si trova a brucare l'erba, non si trova in una fattoria, ma si trova su un tetto di New York. Questa è la storia di Anne Fleming, una capra sul tetto, che esce per Mondadori Ragazzi, lo ha tradotto Angela Ragusa. Allora, è una storia metropolitana, è una storia con forti elementi realistici, fa anche riferimento alla storia, fa anche riferimento a una terribile vicenda recente di cui molti di voi, anzi sicuramente non eravate nati, però insomma il crollo delle torri gemelle del 2001, però è anche un modo per raccontare l'amicizia, l'invenzione, la possibilità anche di abbattere quei confini che nascono all'interno di uno stesso condominio. Com'è questa storia, Angela Ragusa? Allora, buongiorno ragazzi, qualcuno di voi l'ha letta la capra o la sta leggendo? La sta leggendo. Ok, quando ho saputo di dover venire qui e quando soprattutto ho saputo che l'autrice Anne Fleming non poteva esserci perché lei è canadese e il viaggio è un po' lungo, cosa ho fatto? Gli ho mandato una mail perché io avevo tradotto il libro, mi ero molto divertita a tradurlo, anche commossa in alcuni punti, però pensavo, se l'autrice potesse dire due parole ai ragazzi sarebbe carino, e Anne Fleming mi ha risposto immediatamente raccontandomi come le è venuta l'idea della capra sul tetto. Mi ha raccontato che lei tempo fa dal Canada, tanti anni fa, era andata a visitare New York e a New York girava col naso per aria guardando tutti i grattacieli, tutte queste cose incredibili, e aveva notato che a un certo punto in alto, tra il settimo e il nono piano, c'erano dei cornicioni molto larghi attorno a questi grattacieli. E le è venuta in mente una frase, esattamente la frase con la quale inizia il libro. E lei pensò, perbacco, lassù potrebbe viverci una capra. E tornata a casa scrisse questa frase: c'era una volta una capra di montagna che abitava a New York. Poi questa frase le è rimasta lì nel computer o sulla carta per tanti anni perché non sapeva come proseguire la storia. Dopo tanti anni ha ritrovato questa frase. È successo dopo l'11 settembre e le è venuto in mente di unire le avventure di questa capra che, poverina, si trova a vivere in cima a un palazzo nutrendosi delle piante messe fuori dagli abitanti del condominio, che si stupiscono, dice: ma com'è che questa pianta non mi cresce mai? Sale di 2 centimetri e poi sparisce. Ma chi è che sono i piccioni a mangiarla, no? Della capra, che viaggia da un cornicione all'altro. Unito questo alle storie di un ragazzino i cui genitori sono morti proprio nell'esplosione del 11 settembre. Per cui la capra funziona come un trade union, come un collegamento tra gli abitanti di questo condominio, di questo grattacielo, che altrimenti non si conoscerebbero. Lentamente si uniscono tutti quanti. Grazie.